Tornate alle vostre scrivanie e rovistate nei vostri archivi. Dopodiché fate sparire tutti i dossier tecnici legati agli orologi meccanici ed elettromeccanici. Inizia la nuova era del quarzo. Se lei vuole, caro John, può continuare a far parte della nostra squadra, a patto che si metta subito al lavoro per progettare nuovi movimenti. È il mercato, non possiamo farci nulla. Gli orologi meccanici ormai non li vuole nessuno e dobbiamo investire altrove per evitare di finire in bancarotta. È l'estate del 1982 e l'ingegnere John Fitch si sente rivolgere queste parole dal nuovo capo arrivato direttamente dalla Texas Instruments, Al Bagley. Occorrono nuovi progetti per saper subito rispondere agli asiatici che in poco tempo, grazie soprattutto ai quarzi, erano stati in grado di conquistare un'ampia fetta di mercato. A malincuore l'ingegnere accetterà l'offerta, ma prima di lanciarsi in questa nuova avventura decide di seguire il consiglio di Al Bagley e di fare pulizia tra i suoi vecchi progetti. Da un cassetto estrae una cartella a caso e, senza farlo apposta, quella cartella contiene uno degli ultimi progetti per un orologio elettromeccanico prodotto da Timex. Il punto di arrivo di tante innovazioni per tentare di rendere accessibile l'orologio meccanico al grande pubblico. Questo segnatempo, ritrovato tra i rottami da Andrea della pagina Instagram Orologi da Poveri, rappresenta proprio quell'ultima stagione elettromeccanica di Timex. Ed è stato il punto di partenza per andare alla riscoperta di una storia che non si sente raccontare spesso in casa Timex, quella della creazione del Timex Electric. Benvenuti ad una nuova puntata di Storie di orologeria meccanica. Per ripercorrere la storia degli orologi da polso di Timex, meccanici e poi elettromeccanici, occorre partire dal 1922, quando la Waterbury Watch Company, l'antenata della casa americana fondata in Connecticut, ancora sul finire del secolo precedente, compra il marchio Ingersoll per 1,5 milioni di dollari. Sono gli anni in cui l'odierna Timex non è ancora la potenza commerciale e orologera che conosciamo, ma sa mantenersi a galla grazie ad una serie di collaborazioni attentamente studiate. Infatti, nonostante l'arrivo della Grande Depressione economica, un accordo firmato con Walt Disney nel 1930 rilancia la compagnia. Il sodalizio viene reso pubblico nel 1933 durante il Chicago World's Fair, con le vendite dell'orologio, del famosissimo orologio di Topolino. In soli 2 anni ne vengono venduti più di 2 milioni e la prima batteria, costituita da 11.000 pezzi, verrà assemblata e venduta proprio in occasione della fiera. Ma se vogliamo risalire alle vere radici di quella che oggi conosciamo come Timex e capire ancora meglio come ci si arriva all'epoca dell'electric a basso costo, è opportuno spostarci per un attimo dagli Stati Uniti e seguire il percorso di 2 industriali norvegesi. Sì, perché è nel 1941 quando Thomas Olsen e Joachim Lehmkuhl, dei liberali perseguitati sia dal regime comunista che dai nazisti, sono costretti a scappare dal loro paese per rifarsi una vita negli USA. Lehmkuhl crede così tanto nelle opportunità offerte dall'America che, approfittando di alcuni problemi di insolvenza della Waterbury Clock Company, riesce a diventarne uno degli azionisti di maggioranza in breve tempo, trascinando con sé in questa nuova avventura anche Thomas Olsen. I due non si sono mai occupati di orologi e forse proprio in virtù di questo loro dilettantismo, che si riflette nella capacità di pensare fuori dagli schemi, come poi dichiarerà Lehmkuhl in successive interviste, saranno capaci di operare alcune scelte coraggiose e controcorrente, che però si riveleranno decisive
per la crescita della compagnia, in una determinata direzione, quella della produzione di orologi affidabili ma a basso costo. Determinati a supportare le forze alleate dalla loro nuova casa statunitense, i due industriali sapranno rispondere con efficacia all'economia di guerra. C'era bisogno di timer di precisione e così l'azienda diviene il primo produttore di questi dispositivi da inserire all'interno delle testate delle bombe. È in questo periodo inoltre che la Waterbury stabilisce il proprio quartier generale a Millbury, guadagnando inoltre nel 1943 un ambito premio per la qualità dei suoi prodotti. E proprio in virtù di questo importantissimo riconoscimento, l'anno seguente gli azionisti voteranno a favore per un cambiamento del nome della compagnia e da qui in avanti sarà conosciuta col nome di United States Time Corporation. Forse è già in quel time che si può ritrovare il nome attuale dell'azienda, se si pensa inoltre che già durante la Seconda Guerra Mondiale, non avendo cessato del tutto la produzione di segnatempo, la United States Time Corporation inizia a distribuire alcuni orologi da infermiera marchiati proprio Timex. Dopo la fine della guerra di Corea, nel 1953, è tempo di ritornare sul serio a fare orologi, ma con un bagaglio tecnico decisamente migliore, proprio grazie alla ricerca eseguita durante il periodo bellico. Un esempio su tutti è l'impiego dell'arm alloy, un nuovo tipo di lega di acciaio più dura, che dai cuscinetti dei missili e dalle corazze dei veicoli militari finisce all'interno dei calibri dei segnatempo. Come? Sostituendo del tutto i rubini come materiale deputato a far fronte all'usura delle componenti mobili. La marca Timex è ora una realtà ed inizia da questo momento la produzione di 2 linee di orologi ancora commercializzate sotto il marchio Ingersoll e Kelton. Inizia però anche la grande stagione dei segnatempo che dagli Stati Uniti conquisteranno il mondo intero. Il 1950 è la prima data importante da ricordare per la scena meccanica di Timex. È in quell'anno infatti che fanno la loro comparsa i primi orologi a montare il Model 21, il calibro 21, risultato di ben 2 anni di continue sperimentazioni e di prototipi costantemente migliorati. Il Model 21 è quello che per primo equipaggia il segnatempo delle varie collezioni di Timex che poi avrebbero fatto scuola, come la Marlin o la Mercury. E come particolarità si caratterizza per lo scappamento V-conic, soluzione economica per ridurre quanto più possibile gli attriti e far fronte alle sollecitazioni. Presenta inoltre un'architettura generale del tutto inedita, priva di ponti, con la quale i ruotismi sono racchiusi e tenuti insieme da 2 platine. Da allora, anche grazie alla continua uscita di calibri e modelli, Timex non smette di crescere e, seppur con alti e bassi, inizia a guadagnarsi la piena fiducia degli americani, utilizzando metodi di vendita e di promozione del tutto innovativi, nei quali acquista sempre più centralità il test effettuato sul campo. Il punto più significativo di tale strategia viene raggiunto nel 1958, quando una serie di test televisivi voluti dallo stesso Lemkool e sviluppati da Hirson Garfield conquista il pubblico. Lo schema di queste scenette è sempre lo stesso. L'attore John Cameron Swayze invita i suoi ospiti a distruggere un orologio Timex, semplicemente a martellate, oppure facendolo cadere dentro dei miscelatori di vernici, oppure legandolo a delle eliche di un motore. Vengono addirittura coinvolti degli animali, come in questo spot dove un Timex viene legato ad un delfino per dimostrare, dopo aver sofferto qualche immersione e l'impatto con l'acqua, come l'orologio potesse resistere all'acqua e agli urti. Ed è proprio all'apice di questa riconosciuta qualità dei suoi segnatempo che alla fine degli anni 50 inizia anche per Timex un periodo transizionale nel campo dell'orologeria meccanica, con la comparsa di quegli orologi votati a migliorare l'affidabilità dei movimenti tradizionali, nonché la loro esperienza di utilizzo, appunto gli elettromeccanici. Questi nuovi segnatempo, nella loro variante più semplice, gli unici a poter essere chiamati in tutto e per tutto electric watches, privi cioè di transistor e di altri componenti elettrici, avevano solamente una batteria capace di alimentare continuamente un movimento tradizionale con ruotismi, scappamento e bilanciere, il cui ritmo era regolato a sua volta dalla presenza di un magnete.
In America è Hamilton, la grande compagnia, a presentare per la prima volta questa soluzione coi celebri calibri 500 e 505. Ma si tratta di orologi non certo a un prezzo accessibile. Ecco allora che Timex, coerentemente con la propria filosofia, non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione per portare l'elettromeccanico anche ai polsi di chi non poteva o non voleva sborsare cifre ingenti per un segnatempo e soprattutto giovare anche della possibilità di non dover caricare costantemente a mano il proprio orologio. Ma c'è un problema. Timex non dispone ancora di questa tecnologia. Ed è qui che nella nostra storia entra in gioco la compagnia tedesca LACO. Dopo varie negoziazioni fallite con altre case nell'ordine Bulova, Junghans e Gruen, il 1 febbraio 1959 la US Time Corporation riesce a comprare la Lascher & Co. a Pforzheim in Germania, assieme al marchio Durove e ai suoi brevetti per iniziare a produrre calibri elettromeccanici a basso costo. L'Emcool definirà in seguito questa mossa di mercato come la miglior cosa capitata alla compagnia dalla progettazione del Model 21. Ma il Durove 860, prodotto in soli 1000 pezzi, si rivela delicato e bisognerà attendere ancora 3 anni di ricerca e sviluppo per far debuttare il primo Timex elettromeccanico. Il movimento alla fine viene semplificato e nel 1962 ecco fare la sua comparsa il Model 67, anche noto col nome di LACO 861, che equipaggiava orologi dall'estetica riconducibile alla collezione Marlin di quegli anni, come questo Timex Marlin del 1966, mosso dal calibro meccanico M24 introdotto nel 1961. La corona di questi orologi viene posizionata sul fondello, così da dare l'impressione che il segnatempo ne sia sprovvisto. Il Model 67 viene prodotto fino al 1965. È simile all'Acco, ma gli orologi che lo montano vengono venduti ad un prezzo estremamente competitivo, solamente $39,95, come provano anche varie pubblicità dell'epoca. Non è di certo un orologio economico in termini assoluti, ma certamente lo è rispetto al prezzo richiesto per un Hamilton Electric base. Contiene ben 11 rubini, che è molto per essere un elettromeccanico, non a caso si rivelerà sempre quello più raffinato dell'intera serie di Timex. Ma la sua peculiarità risiede in una complicazione, quella dei secondi morti. Un accorgimento che, più che per ragioni estetiche, viene adottato per avere un risparmio della batteria. Il suo successo, alla fine dei conti, è a dir poco strepitoso. Basti pensare che in soli 2 anni, cioè dal 1962 fino al 1964, Timex riesce a venderne circa 200.000, tutti prodotti nel nuovo stabilimento tedesco. Il Timex Electric Backset, come veniva soprannominato proprio per via della posizione della corona, che ricordava quella dell'Accutron 214, diviene ben presto famoso anche per una triste vicenda. Era questo infatti l'orologio indossato dall'astronauta americano Roger Chaffee al momento della sua morte assieme ai compagni Grissom ed Edward White, a causa dell'incendio del modulo di comando alla rampa di lancio 34 della stazione Cape Kennedy il 27 gennaio 1967. La missione era la famosa Apollo 1, la prima missione di test per la preparazione di quella lunare, durante la quale avrebbe dovuto effettuarsi l'orbita del modulo CSM attorno alla Terra. Dopo la morte dell'astronauta, solo 2 oggetti di Roger tornarono nelle mani dei familiari, l'anello nuziale e il suo Timex, che al momento dell'incendio si trovava sotto la tuta. Un pezzo che alcuni anni fa venne venduto all'asta per ben $19.000. Ma lo stabilimento tedesco ha dei problemi, non riesce ad adattarsi al nuovo metodo produttivo introdotto da Timex, un metodo estremamente meccanizzato, finalizzato a produrre più orologi possibili in breve tempo. Così nel 1965 la compagnia americana decide di cedere l'ACO alla Bosch, ma tenendo con sé tutti i macchinari e anche il personale che era stato formato per produrre gli elettromeccanici, per reindirizzarlo in altri stabilimenti più competitivi e più produttivi.
Ed è proprio in quell'anno che, spinto soprattutto dalla fabbrica di Midbury, nascono i movimenti elettromeccanici base di seconda generazione, gli M84 e gli M85, che si differenziavano solamente per avere o non avere la data. Timex a quel punto inizia a produrre anche in Francia, a Besançon, espandendo così la sua presenza in Europa. Il 1969 è un anno molto particolare, un anno di profondi cambiamenti, che vedono anche l'inizio delle sperimentazioni per convertire quasi tutta la linea produttiva nella produzione degli orologi al quarzo. Ma il tempo in realtà per l'elettromeccanico non è del tutto finito, non lo sarà per molto tempo, dato che le nuove tecnologie, quelle per intenderci dell'LCD o del quarzo, avevano bisogno ancora di molte sperimentazioni e il mercato non era certo ricettivo nei loro confronti. Così Timex lancia un nuovissimo modello elettromeccanico, l'M40, estremamente versatile e soprattutto molto semplificato. Verrà prodotto in grandissime quantità, tanto da regalare alla storia e anche a noi appassionati vari stock di esemplari invenduti, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 70. Questo Timex, ritrovato tra i rottami con corona ad ore 3 e che monta l'M41, variante condatario del calibro M40, fa parte proprio di quella stagione in cui Timex consacrava la sua ricerca di semplificazione e di economizzazione di un movimento elettrico. L'intero movimento è costituito infatti solamente da 57 pezzi, di cui 54 parti meccaniche e 3 viti. Oltre ai ruotismi si riconoscono perfettamente il bilanciere che oscilla sopra il magnete e l'alloggio per la pila. L'orologio purtroppo non è funzionante e certamente non proviene dagli stock invenduti di cui si parlava prima. Ma quello che sto per mostrarvi invece sì, e per questo dovete e dobbiamo ringraziare sempre Andrea, instancabile cacciatore non solo di lotti sporchi sulla sua pagina Instagram Orologi da Poveri, ma anche questa volta di lotti invenduti. Lo abbiamo tenuto nascosto fino ad oggi per un mese, ma è tempo di rivelarlo. Ma la nostra storia non finisce qui. C'è ancora un protagonista che mi piacerebbe presentarvi e che rappresenta un po' il punto di arrivo della serie M40, iniziata coi calibri base elettromeccanici M67. Monta infatti un M42, la variante dell'M40 Day-Day. Si tratta di un modello che le fonti dichiarano essere uscito nel 1973. E nelle pubblicità dell'epoca è curioso notare come spesso campeggi in prima fila tra i vari modelli di Timex Electric che venivano proposti al pubblico. Per alcuni è un po' il santo graal degli orologi elettromeccanici di Timex, ovviamente tra quelli su base M40, perché con lui anche chi non voleva o non poteva spendere cifre esorbitanti poteva avere a disposizione un orologio capace di restituire in qualsiasi momento le ore di diverse parti del globo, tramite una semplice rotazione della ghiera. È il Timex Electric Ore del Mondo, chiamato anche Ora Universale, secondo le fonti ufficiali. Vi lascio alle immagini.
nel quale scoprire questo segnatempo, tra l'altro in condizioni eccellenti. Grazie per aver visto questa puntata e noi ci vediamo alla prossima.